Ripartiamo da questo posto meraviglioso e ringraziamo ancora una volta Daniel per la sua insistenza. Tiene che verta fide il base. Gli animali che si abbeverano, la natura che sa sempre cosa fare. molto più di noi. Ora facciamo riposare la Tenerona perché si scende in picchiata. Passeremo dai 3100 a forse 1000 metri sul livello del mare. Per me si sentono sullo stomaco, per Francesco sulla testa. Capite bene? Io li sento sulla testa perché la mia testa è piena, è full, mentre Sara li sente sullo stomaco perché chi è il maiale dei due? Esatto, perché il mio stomaco è full, non la mia testa. Questi paesaggi, gli animali liberi, a noi danno un senso di pace, di libertà assoluta. Poi se ci metti la moto come mezzo, siamo al top. È un ricongiungimento completo con Pachamama, che è la nostra madre terra qui in Sud America. Da qui viene il senso di pace e di tranquillità che la naturalezza riesce a trasmettere. Siete tutti in sella con noi, lo sapete bene, e se questi contenuti vi dovessero piacere, lasciate un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Lasciate 100 euro con il link PayPal in descrizione, potete fare tutto! E se non l'avete fatto, attivate la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati con i nostri contenuti. E anche dal navigatore capisci perché è una ruta molto frequentata dai motociclisti locali. Da questo versante iniziano a spuntare i primi cactus e da quanto vedo, se passate da queste parti, fra un paio d'anni sarà tutto asfaltato e la strada sarà bellissima da percorrere in moto. Bienvenidos al oeste. E come disse quel famoso film degli anni 80, abbiamo visto le cose cambiare. Da Misiones, una vegetazione subtropicale e così estesa, passiamo a Los Cardones. È vero, tanti chilometri fatti, circa 2000, stesso paese, Argentina. Arrivati quasi in valle, qua l'asfalto è messo maluccio perché sicuramente dovranno continuare i lavori fino a qua. Sono praticamente 40 minuti che andiamo sempre in discesa, tra 400 metri si prende la famosissima Ruta 40. Ruta 40, direzione Cafayate, 52 km. Emozione ragazzi, la ruta más larga de toda la Argentina, che va dalla Quiaca, confine con la Bolivia, fino a Cabo Vírgenes, quasi Ushuaia. Stiamo percorrendo, ormai lo sapete, una leggenda. Come la Tenerona, è una leggenda questa moto. Siamo a soli 3 km da Quilmes, che non è solo una delle birre più famose e bevute qui in Argentina, con sede a Buenos Aires, ma è uno dei più antichi villaggi dei nativi o indios che resistette all'avvento degli Inca ma venne spazzato via dagli spagnoli. Oggi sono presenti solo basamenti, si pensa che la cittadina sia arrivata ad avere circa 5.000 abitanti. Piano piano piano. Il perro mi blocca, ecco un altro. Quando non riuscirono più a resistere agli attacchi degli spagnoli, vennero annientati e le 2000 persone rimaste sembra che siano state deportate a Buenos Aires. Siamo sulla ruta del vino di Tucumán, che come Cafayate, prima posizione Mendoza, produce appunto eccellenti vini. Molte bodegas, oltre ai perri, tutto ancora tace anche se sono ormai le 5:40, ma è molto caldo per cui la gente preferisce starsene ancora a casa. I primi vigneti. Lasciamo Tucumán, siamo nella provincia di Salta. Bienvenidos!
le fertili terre del nord-ovest andino. Con le giuste dimensioni, Cafayate incastonata tra due meravigliose catene, sembra quasi la bellissima Santiago del Cile. Benvenuti a Cafayate. E prendiamo le strade polverose. La cosa bella è vederla in un'altra temporada. Qua la situazione della ruta non è cambiata, passano gli anni, ma quali cose non cambiano. Ci dovrebbe essere il guardia struttura, dovrebbe avere la nostra targa. Hola, tenemos una riserva con Federico. Francisco, ¿tu DNI? Passaporte? Anche qua situazione ruta rimasta invariata, le tempistiche sono lunghe, noi siamo arrivati. Questo dovrebbe essere il garage per la Tenerona, come sempre grandissima, brava. Per voi sono passati solo pochi secondi, per noi sono passati diversi giorni chiusi in casa a lavorare. Piccola curiosità, ci avete visto arrivare in un condominio, mentre ora siamo in una struttura differente. La Tenerona addirittura sotto un terrazzino, è già bella carica, pronta per partire, ma ora dobbiamo togliere una valigia per uscire da là. Poi un giorno, magari in una diretta, vi raccontiamo cosa di singolare ci è successo qua a Cafayate. Viaggio, che le vaya muy bonita. Ora diretti a Western Union per prelevare dinero. Questi mucchi di sabbia mostrano i disagi che hanno portato la pioggia, perché queste strade si riempiono, come vedete, di acqua, di terra e di arena. Ci siamo. E nonostante siamo arrivati con 2 ore di ritardo, la signora ci ha appena detto che ancora non c'è nessuno. Ora al volo andiamo a riprendere la 40. Un distributore dovrebbe stare proprio all'uscita del paese. Addirittura fila, però non abbiamo alternative. Fermi da 5 minuti, sempre guardare il lato positivo, sempre. E per lato positivo a volte intendo anche il lato B. Intendi? Intendo. Benzina fatta, proviamo nuovamente dal Western Union. Facciamo una scommessa. Come sarà la situazione qua? C'è un'auto ferma. Hanno aperto, vamos a ver. Sono andato a chiedere, sembra una barzelletta. Puoi indovinare cosa mi ha detto? Sì, però perché ho sentito, quindi non voglio essere avvantaggiata rispetto ad altri. Mi hanno detto di ritornare alle 12 perché la signora che si occupa di trasferire il dinero sta dal dottore. Speriamo tutto ok per la signora e noi proviamo ad intraprendere una strada che, facciamo dovuti scongiuri, dovrebbe essere pericolosa per la situazione pioggia. 100 ed oltre chilometri di ripio. Ieri, l'altro ieri e l'altro ieri ancora ha piovuto molto e quindi si possono creare dei fiumi che attraversano la carreggiata. Ci prepariamo quindi a lasciare la meravigliosa cittadina di Cafayate, circa 1700 metri sul livello del mare, più o meno 15.000 abitanti, parte della valle del Calchaquí, che è anche il fiume indiziato che con le piogge può aver creato dei problemi sulla strada che andremo ad attraversare. L'acqua che copiosamente scende, fangosa. Siamo di nuovo sulla Ruta 40. La sua costruzione iniziò nel 1935, ma oltre ad essere il tramo, come dicono qua, più lungo di tutta l'Argentina, è tra le strade più lunghe al mondo, insieme alla US Route 66 statunitense, alla Trans-Canada Highway e alla Stewart Highway australiana. Più di 5.000 km di strada continua. Inizia la raccolta, marzo è vicino, il nostro settembre-ottobre. Questo pezzo di strada noi l'abbiamo fatto nel 2016 con un'auto noleggiata proprio a Salta e questo pezzettino era ripio. L'ho appena controllato e alle 5 mettono dei temporali pazzeschi. Quindi incrociate le dita in sella, scongiuriamo un brutto temporale come quelli a cui abbiamo assistito. Come faccio sempre, voglio raccontarvi il mio stato d'animo attuale. Le mie braccia un po' stanno tremando. Ecco, quando parliamo di fiumi che si formano lungo la carreggiata,
Ovviamente questo è nulla, però se la situazione peggiora o ti capita di passare durante un temporale, capite bene che con la motocarica in due l'ansia sale. Già nella parte asfaltata succede questo. Sono quelle cose che sembrano banali, però l'anteriore lo sento che va per conto suo e la corrente non è proprio pochissima. Vai Tenerone. Noi procediamo, se ce la vediamo brutta, senza strafare come faccio sempre, giriamo e si torna indietro. Preparatevi ad un eventuale cambio di programma. Tienen que estar listos, dovete stare pronti. Motociclista che viene dalla direzione opposta, questo ci fa pensare bene. I postumi dell'acqua di questa notte, anche qua. Essendo una zona con caratteristiche desertiche, abbiamo notato che a seguito dei grandi temporali a cui abbiamo assistito, l'acqua non penetra nel terreno. Questo succede ogni volta, qualche volta anche da noi, che la terra è talmente secca da non ricevere l'acqua. Carinissimo, attenzione a scivolare è un attimo. Ok. In quel caso, se ci fosse stata l'acqua, non si capisce il fondo, quindi ti puoi trovare in una situazione che di colpo la moto affonda e poi risale. Ci siamo, appena superato il cartello, fin de pavimento. Primo paesino che ci troveremo davanti, Angastaco, 44 km da qua. Aia! Vamos Tenerona. Loro andate. Andale. Tanto andate voi. Ci sarebbe da sgonfiare un po' le gomme, 0,5 bar in meno, però per adesso non c'è tantissimo tolondulé. Procediamo. Siamo di nuovo soli nelle lande inquietanti argentine. Ma perché inquietanti? Rilassati, perlomeno ci proviamo. Quella è solo una mia sensazione, della quale voglio rendere partecipe anche voi che siete in sella. Il volo del Condor che ci porti suerte. Che spettacolo! Se non fosse per l'aridità del paesaggio che ci circonda, potrebbe essere un angolo della carretera Austral. Dal mio punto di vista nettamente più affascinante, ma non per quello che state vedendo ora, per quello che vedrete tra poco. Hanno sistemato la strada. Qui è sabbia. Però tutto diventa più morbido. Guardate la gomma anteriore, cerchiamo di andare al centro dove dovrebbe essere più battuta. Se guardate su Google, in questo punto c'è un fiume. Sto letteralmente sudando come un cammello. Queste situazioni di non sapere cosa si cela dietro la curva a me da un lato piacciono tantissimo perché l'adrenalina mi schizza alle stelle, ma al tempo stesso devo sempre fare i conti con la situazione che abbiamo. Google dice in questo punto forse c'è un ponte. No, la mia paura è sempre il fango. Questo è il peor. Piano, l'acqua è pochissima, vi affonda un po'. Ok, i cavalli liberi sul fiume, spettacolo, e il paesaggio che inizia ad assumere colorazioni diverse. tolondoli pazzeschi, da cui capite perché il Cigi non l'ho montato nella staffa in alto. Di colpo la strada è diventata bianca, dai lati tantissima sabbia. Qui si galleggia proprio. Peso in avanti. Non serve. Torno indietro. In salita serve il peso in avanti. Tornate tutti indietro. Questa sicuramente è tutta smossa, infatti. Gomeria al numero 24. Eh sì, perché è difficile trovarla da queste parti con il traffico, le quadra. Rio Calchaquí. Il fiume nasce al Nevado de Acai, conosciuto per il suo passo, Labra de Acai, che speriamo di riuscire a fare quest'anno. È il passo più alto dell'Argentina, quasi 5.000 metri d'altezza. Non so se dobbiamo attraversare un altro fiume, ma qui c'è tantissima sabbia. Oh, qua.
cosa è capace di fare l'erosione dell'acqua e del vento. In questo momento i battiti del mio cuore oscillano dai 180 a 220. Cosa si celerà qua dietro? Tanta sabbia. Molto meglio di quello che vedevo sul navigatore. Vedevo questo sul navigatore, porcaccia di quella miseriaccia. Tutto questo potrebbe essere il letto di un fiume e secondo me dovrebbe essere la condizione peggiore. Quello che vediamo è solo l'annuncio di uno spettacolo che vedremo presto. Cioè ragazzi, ma dove cazzo vi portiamo? Dove? Iniziamo ad insinuarci in queste gole, in questa quebrada. Siamo nel lontano Far West australe. Eppure qualcuno ci vive. È chiaro che le condizioni di vita sono quasi estreme. Guardate, guardate ora! Cioè, guardate le rocce, sono tutte inclinate. Questo che si sta delineando davanti a noi è lo spettacolo della Quebrada de las Flechas. Blocchi di roccia che a causa della creazione di una faglia circa 15-20 milioni di anni fa hanno provocato l'innalzamento appunto della roccia stessa verso il cielo e l'erosione ha fatto tutto il resto. Ma che cos'è? Che cos'è? Creando queste forme magnifiche di roccia alle quali i locali hanno dato il nome di flechas, delle frecce innalzate verso il cielo. Le 3 auto che ci hanno superato. Prendo in mano la situazione perché qua parliamo di cose veramente serie. Loro vanno con questa auto Falcon 3.6 Ford. E l'anno di su coche? 1983. Quanti chilometri tiene? No, tiene de tener 1,5 milioni más o menos. 1,5 milioni? Sì. E il motore? Todavía funciona. Quindi quando noi in Italia / Europa pensiamo che dobbiamo cambiare i nostri mezzi, rifacciamoci a queste situazioni. Nel frattempo ve la mostro lateralmente, frontalmente. Queste cose mi mandano fuori di testa. Comunque il Rio inizia a dare i primi frutti. I signori sono della provincia de Misiones, de Oberá e de El Dorado, vicino alle Cataratas de Iguazú, però ora il signore sta vivendo in Rio Turbio, che conosciamo bene perché sua moglie è insegnante, no? No, è medica. Stanno studiando anche catastrofi del genere, per cui sono scesi, stanno vivendo 40 anni in quella zona. Rio Turbio ce lo ricordiamo perché in pieno febbraio había nieve, però fantastico. No haberlos conocido antes y se quedaban en mi casa. Oh, qué lástima. Tiene origen italiano de parte de madre, ¿no? De la abuela. ¿Y de dónde Italia, pero? ¿Dónde? Sicilia. Sicilia, bueno, su físico un poco habla de este. Bueno, fue un placer. Igualmente. Muchas gracias. Éxitos. Un placer. Éxitos. Gracias. Si van a Misiones, Gracias. Sería Buen un viaje. placer. Gracias. voy a enviarte la foto y ahí vas a tener mi contacto. Muchas gracias. Suerte. Igualmente, cuídense. Sempre. Adiós. Adios. Sentite che motore, sentite! 1,5 milioni di chilometri. Tonio, tu che sei camionista, cosa ci dici a riguardo? Dal chilometro 4406, ruta nazionale 40, andiamo insieme al Mirador sulla Quebrada de las Flechas. Siate consapevoli che siamo in uno dei posti più assurdi che la natura ha creato in questa parte di mondo. In questo momento il cielo si è coperto, dandoci un po' di sollievo. Armatevi di tenacia, ci siamo quasi. Che dire? Siamo davanti ad uno spettacolo creato 20 milioni di anni fa e modellato dal vento. Ora si è anche coperto un po' il sole e dal mio punto di vista è anche più affascinante perché ci sono zone in ombra e zone sotto la luce del sole. Guardate che scorcio qua, salita ripidissima tra l'altro. Che spettacolo ragazzi, ma poi il contrasto del verde è bellissimo. Attenzione, attenzione, sabbia. Andiamo pianissimo.
Mamma mia. Devi sempre fare attenzione perché non sai quando arrivano questi banchi di sabbia. Da lontano puoi iniziare un po' a capirli, a percepirli, ma solo quando ci passi sopra. Mentre abbiamo queste difficoltà, intorno a noi si svolge questo spettacolo. Oh mio Dio. Guardate qua.